Ciao, piacere Federico. Questo sono io in cima al passo Kargush in Tagikistan. Tranquillo, non sono partito a piedi, ma in sella una KTM 1290 Super Adventure R, la mia cappona. Il viaggio è iniziato il 28 maggio 2022, 2 giorni dopo aver vinto il campionato di Serie 2 con la squadra di Reggio Emilia. Probabilmente l'ultimo mio campionato di Serie A dopo 13 anni. I primi giorni di viaggio tra Grecia e Turchia li ho condivisi insieme a tre miei cari amici, Giustino, Andrea e compare Alessio. Forse per loro è stata una grande avventura, per me una semplice vacanza, perché sapevo che arrivare fino in Mongolia in solitaria non sarebbe stato facile. Soprattutto in un momento storico come questo, tra una guerra appena iniziata, una pandemia che non vuole darla per vinta e tanti confini chiusi. Così, dopo 15 giorni, saluti ragazzi al Nemrut Crateri, tra fiumi di lacrime e abbracci consolatori. Il mio viaggio in solitaria era appena iniziato e mi rendo subito conto che macinare tanti chilometri da solo era completamente diverso. Cambia il tuo modo di intendere il viaggio, di approcciarti ai problemi, gestisci i tempi morti a tuo piacimento e vieni visto con occhi diversi dalla gente. C'è chi ti scambia per pazzo incosciente e chi per un uomo con due palle grosse così. Punti di vista differenti, ma comprensibili entrambi. Ed era proprio l'Iran il primo paese che avrei attraversato in solitaria. Avevo dato i miei documenti a due ragazzi pensando fossero degli ufficiali, invece erano dei fixer, ovvero persone che ti aiutano a sbrigare le pratiche doganali in cambio di soldi. Al mio rifiuto di pagarli spariscono per 30 minuti con il mio passaporto e il mio carnet de passage. Da lì capisco che il viaggio non sarebbe stato tutto rose e fiori. Sei solo, sei debole, sei vulnerabile. A migliaia di chilometri di distanza da casa, dal comfort familiare e dal supporto degli amici. Ma in qualche modo riesco a cavarmi ad avere indietro i documenti. L'Iran è un paese ricco di storia, tradizioni, cultura, religione. Ho visitato le città più importanti come Teheran, Esfahan e Shiraz. In moto ho attraversato il deserto del Marajab, il mio primo deserto in moto. Grazie a delle amicizie ho avuto la fortuna di entrare in contatto col mondo della pallavolo iraniana. Questo è il mio viaggio, ma volevo che grazie alla pallavolo, la stessa pallavolo che mi ha dato vita, gioia e speranze, portasse attimi di felicità a chi ne aveva davvero bisogno. Per questo ho aperto una raccolta fondi per aiutare le realtà più bisognose. Puoi trovare il link in descrizione, te ne sarò grato. Dei 25 giorni in Iran, soltanto 5 ho dormito in hotel. Il resto delle notti sono sempre stato ospitato. Mi fermavano in mezzo alla strada e litigavano per chi mi avrebbe portato a casa. Gente davvero meravigliosa, cordiale ed ospitale. Ogni tanto un po' troppo però. Per non parlare poi del caldo di luglio. Guidare la moto certi giorni era davvero come attraversare l'inferno. O per rendere meglio l'idea a qualcuno, come guidare un motorino a Mondello a Ferragosto in mezzo al traffico, con un pullman davanti. Dovevo guidare con la visiera abbassata, altrimenti mi si bruciavano i peli del naso. Forse proprio per colpa del caldo e di tutti i marchingegni tecnologici collegati alla moto, brucio lo statore a 150 km da Teheran. Mi sento perso, stanco, consapevole del fatto che lì un pezzo di ricambio per la mia moto non l'avrei mai trovato. Ma gli iraniani si sa, è gente che si ingegna, che non butta via niente ma ripara tutto. In 12 ore il mio statore è riparato grazie a un anziano trovato al bazar delle moto di Teheran. Sembrava tutto andare a gonfie vele. Ma ogni mattina mi svegliavo col magone, come se mi sentissi bloccato in quel paese e non sapessi da quale parte sarebbe continuato il mio viaggio. Per il Turkmenistan serve una lettera d'invito da parte di un'agenzia turistica, ma che la stessa agenzia non può fare perché gli uffici immigrazione sono chiusi. Prima porta chiusa in faccia. La seconda strada era prendere il traghetto da Baku, Azerbaigian, fino a Ktao, Kazakistan, attraversando quindi il Mar Caspio. Ma ecco la seconda porta chiusa in faccia. L'Azerbaigian ha prorogato la chiusura delle frontiere via terra fino al 1 settembre, causa Covid. Sono demoralizzato, confuso, ad un passo dal gettare la spugna e tornare a casa da sconfitto, ma dei miei cari, che mi mancano ogni giorno sempre di più. Ma sono uno sportivo, uno che ha sputato il sangue pur di non far cadere la palla nel proprio rettangolo di gioco, e non mi sono mai dato per vinto fin quando l'arbitro non fischiava la fine del match. C'era un'altra possibilità,
entrare in Russia dalla Georgia e circumnavigare il Mar Caspio a nord. Certo, mi avrebbe fatto perdere più di 2 settimane di tempo, e poi entrare in Russia adesso, da quelle parti, sinceramente, l'avrei evitato, ma era davvero l'unica via. Così, con un barlume di speranza, torno indietro, verso la Turchia, per poi entrare in Georgia. Non tutti i mali vengono per nuocere. Mi innamoro della Georgia, dei suoi parchi naturali, delle sue strade sterrate di montagna. Ah, e senza tralasciare il fatto che vendono alcolici. Ne approfitto così per fare a Tbilisi il tagliando e il cambio gomma alla cappona, dopo 11.000 km di puro fuoco. Fortuna volle che proprio il 15 di luglio la Russia abbia riaperto le frontiere al turismo. E sì, nonostante qualche difficoltà nel compilare tutti i documenti, entro in Russia. Ma è una toccata e fuga, perché la strada verso est è ancora lunga. Le strade dissestate in Kazakistan non aiutano a tenere un passo allegro, e gli infiniti chilometri di steppa non rendono il viaggio sicuramente eccitante. Ma lo fanno i volti della gente, che cambiano, si assottigliano gli occhi e si gonfiano le guance. Quando vivi in moto un cambiamento del genere non è più un semplice viaggio, ma si trasforma in un sogno. La frontiera uzbeka è più ostica del previsto ed il caldo non invoglia a visitare la città, ma Samarcanda è probabilmente la città simbolo della Via della Seta. Così prendo coraggio e faccio partire il drone. Avevo bisogno di fresco, di montagna, di gente che spalancasse gli occhi quando mi vedeva passare in sella il mio destriero arancione. Mi viene in soccorso il Tagikistan, forse il cuore del mio viaggio. Sogno da 5 anni di attraversare le montagne del Pamir, la famosa Wakhan Valley, i passi di montagna a più di 4.000 metri, i bambini che si fiondano in mezzo alla strada gridando «Hello!» ed aspettando un cioccolatino o una caramella dal turista venuto in moto da lontano. Adesso vi parlo proprio dal Tagikistan, più precisamente da un homestay a Karakul, il villaggio sul lago dall'acqua cristallina, senza internet, elettricità o acqua calda. Ma sono felice, perché sto realizzando un sogno, un viaggio che forse molti di voi vorrebbero fare, ma la mancanza di tempo e di coraggio spegne ogni vostro istinto a partire. Per questo mi sento fortunato, un giovane uomo senza tempo, che viene invitato ad entrare in una yurta, dove le famiglie hanno il cibo contato, ma lo condividono con uno sconosciuto. Lo stesso sconosciuto che gioisce nel vedere gli occhi lucidi di un bambino seduto sulla moto. Il contatto con il mondo sconosciuto è qualcosa che ti cambia nel profondo, perché ti costringe a contare solo sulle tue forze, ti obbliga ad avere fiducia negli sconosciuti e fa decadere tutti i pregiudizi verso gli estranei. Ciao, sono Federico. Questo è solo un riassunto fatto male, anzi malissimo, dei miei primi 16.000 km di viaggio e non so onestamente cosa aspettarmi dai restanti 10.000 che mi separano da Ulaanbaatar, ma spero con tutto il cuore di averti aperto la mente e reso per un attimo felice. Grazie, spasiba, shukran, rahmat. I do or die.